Bentornati nel canale L'Uncinetto di Silvana, benvenuti ai nuovi e se ancora non l'avete fatto vi chiedo di iscrivervi al canale, mi farebbe molto piacere. Nel video di oggi andremo a vedere come si può realizzare la borsa che avete visto in anteprima, che io ho realizzato in 3 colori, poi voi potete fare anche di un unico colore. Perché 3 colori? Perché avevo degli avanzi. Quindi utilizzerò questi 3 colori. Il cordino è un tie sublime, il mio, ma voi potete utilizzare qualsiasi cordino, poi vi dirò come fare. Con questo cordino utilizzerò l'uncinetto del numero 2 perché, visto il tipo di borsa che deve mantenere bene la forma, voglio anche un lavoro bello compatto e stretto. Un foglio di rete canvas da 3 mm. Se utilizzate naturalmente un cordino più grosso, questo è di un diametro di circa 2 mm. Se avete un cordino più grosso è logico che la rete servirà da 4 mm. Una chiusura a cartella, potete anche mettere 2 bottoni magnetici, 2 ponticelli da inserire nel laterale per applicare poi la tracolla, o comunque 2 anelli da cucire. Questi hanno le alette dietro. Poi fodera, perché se applichiamo la rete è fondamentale, e tracolla. Ecco perché l'idea di utilizzare questi 3 colori, perché ho trovato questa tracolla che secondo me ci stava bene. Potete poi realizzare la tracolla anche completamente all'uncinetto. Quindi, detto questo, partiamo col tutorial. Quando faccio una borsa di questo tipo, per prima cosa io vado a ritagliare la rete e a studiarmi le misure sulla rete, per cui dopo non faccio altro che andare dietro alle misure della mia rete quando vado a lavorare con l'uncinetto, e so che va bene sicuramente, per cui vado a ritagliare la rete e andremo il lato stretto, misura 26 cm,2, il lato lungo 51 cm. Come numero di scacchetti, se prendete una rete da 3 mm come la mia, qui abbiamo 61 scacchetti il lato corto, mentre il lato lungo 119. Andiamo anche a ritagliare 2 laterali che misurano 5,4 cm per una lunghezza di 13,7 cm. Come scacchetti sono 12 per 32. Vi ricordo che se prendete la rete da 4 mm un po' più grande, non considerate gli scacchetti che vi dico io, ma tenete conto dei centimetri. Adesso, per prima cosa, andiamo a mettere un segno nella patella. Io ho messo un marcapunti perché altrimenti poi quando la andiamo a montare non riusciamo più a capire qual è la parte dietro, quella davanti, e quindi io l'ho calcolata così. Metteremo dei marcapunti che ci serviranno per quando l'andremo a cucire, che verrà perfetta, perché qui se fate a occhio quando l'andate a cucire un lato potrebbe essere diverso dall'altro e quindi poi vi verrà una borsa storta, quindi conviene seguire la rete con molta attenzione.
Quindi parto dalla patella, metto un segno e vado a considerare la misura patella davanti e la parte sopra, che io farò tutta di un colore, e sono di centimetri 17 totali, patella e parte superiore. Come numero di scacchi sono 25 più 15, questa parte qui, quindi mettiamo 25, mettiamo un marcapunti, più 15 mettiamo un marcapunti, e sappiamo che qui siamo già nella parte dietro. Continuiamo qui la parte dietro, che abbiamo 32 scacchi e misura centimetri 14. Siamo al fondo e abbiamo 15 scacchetti e misurano 6,5 centimetri. Ritorniamo la parte davanti, che è sempre composta da 32 scacchetti per centimetri 14. Quindi parte davanti 14, parte dietro 14, logicamente è uguale, 6 centimetri e mezzo per il fondo, 6 centimetri e mezzo per la parte che girerà sopra, e la patella che, come abbiamo detto, ci misura centimetri 17. Seguiamo la riga e mettiamo gli stessi marcapunti dall'altra parte, così siamo sicuri. La borsa poi andrà in questo modo. Vedete che già abbiamo un'idea che la borsa può andare bene, per cui adesso non faccio altro che seguire la mia rete, fermandomi anche con i colori. Voi, se lavorate con un unico colore, va benissimo, quindi ricaverete un grande rettangolo, e quindi i marcapunti vi serviranno solo quando andrete a cucire. Se invece come me utilizzate diversi colori, io decido in quale parte far cadere i diversi colori. Iniziamo avviando 46 catenelle e vado a misurare, tenendo conto che poi potrebbe variare la lavorazione quando iniziamo con il punto. Magari fate 2 righe, vedete come ho fatto io, ho guastato e ho rifatto, perché la catenella non ha le stesse misure poi della lavorazione. Quindi io ne faccio 46 e vado a misurare sulla mia rete. Il numero, andremo a lavorare a punto canestro, quindi il numero delle catenelle dovrà essere sempre pari, ricordatevi. Una catenella per iniziare il lavoro, e vado a fare il primo giro tutto a maglia bassa, solo il primo giro. Vi lavoro con il colore chiaro perché il blu si vede meno nel video, Arrivo fino in fondo tutto a maglia bassa, primo giro di maglia bassa, e vado a controllare. Vedete che è un po' più corto, però tenete conto che poi durante la lavorazione si allarga, quindi tirate un pochino, se arriva da parte a parte la misura è corretta.
Secondo giro iniziamo il punto canestro, quindi catenella per voltare il lavoro. Da qui fino in fondo tutti i giri saranno uguali. Allora iniziamo con 2 maglie basse, sempre 2 maglie basse all'inizio, punto canestro, andiamo sotto, riprendiamo il punto sotto che è una maglia bassa allungata, tiro un po' il filo, chiudo, punto successivo, maglia bassa normale, successivo vado sotto, maglia bassa normale, punto allungato, maglia bassa, punto allungato, maglia bassa, punto allungato, arriviamo fino in fondo, arriviamo in fondo, e concludiamo sempre con una maglia bassa normale, catenella, voltiamo il lavoro e riprendiamo 2 maglie basse all'inizio, sempre 2 maglie basse. Questo ci serve per alternare il motivo, altrimenti vi viene tutto uguale. Punto canestro, il punto allungato lo andiamo a fare dove prima abbiamo fatto, si vede bene, la maglia bassa, entro qui, e dove abbiamo fatto il punto canestro faccio la maglia bassa, quindi stiamo alternando. Poi i punti si vedono bene, man mano che andate avanti poi si vedranno sempre meglio, quindi proseguo così fino alla fine. Segnate anche questa parte, se iniziate dal davanti o dalla patella, se utilizzate più colori, altrimenti non vi serve. Andiamo a misurare ogni tanto e vedete che ci siamo. Se è un pochino scarsa è meglio,
sia come lunghezza che larghezza, perché poi quando andremo ad applicare la rete un pochino la lavorazione verrà tirata, molto tesa, perché altrimenti non è bella la borsa. Quindi non vi preoccupate, state un pelino scarse, per cui si prosegue così. I giri sono tutti uguali, catenella per voltare il lavoro, 2 maglie basse sempre all'inizio giro, poi iniziamo ad alternare punto canestro, quindi punto allungato, maglia bassa, punto canestro, maglia bassa, punto allungato, maglia bassa e chiudiamo in fondo con una maglia bassa. Vedete carino? E poi è un tipo di lavorazione bella compatta e sostenuta, e che è utile quando utilizziamo questi cordini sottili, perlomeno mantiene già una struttura da solo. Se utilizzate come me diversi colori o anche un altro colore, vi faccio vedere come fare, perché il punto canestro non è regolare, non è dritto. Allora, siamo alla fine, prendo il secondo colore, arrivati a fine giro inserisco, facendo la mia catenella per voltare il lavoro, il nuovo colore, mi giro e andrò a fare come primo giro con il nuovo colore tutte maglie basse, lascio perdere il punto canestro e faccio il primo giro di maglia bassa. Arrivo fino in fondo, arrivo in fondo, catenella per voltare il lavoro e ricomincio il punto canestro, quindi 2 maglie basse, e punto canestro, rivado sotto, maglia bassa, maglia allungata, maglia bassa, maglia allungata, vedete come viene più definito il cambio di colore. Si prosegue così fino alla fine o al prossimo cambio di colore. Ogni volta che cambiate colore, con il colore nuovo giro di maglia bassa, poi riprendete il punto canestro, per cui proseguo così a fare il mio pannello per tutta la lunghezza della rete. Rimanete un pelino scarse, che va bene come giri. Io non li ho contati, a dire la verità, perché ho seguito la rete, per cui proseguite così anche voi, perché non è necessario.
Ed ecco il mio pannello. Ho segnato la patella, quindi patella con il sopra blu, dietro nero, fondo beige, davanti blu, perché poi la borsa dovrà essere così. Mi deve prevalere il blu, anche perché come cordino ne avevo un po' di più, quindi anche un po' per forza. Quindi vado a fermare tutti i miei fili e poi lo andiamo ad applicare sulla rete. Quindi appoggiamo il nostro pannello con la parte diritta verso di noi, qua perché ho fermato i fili, quindi è il mio rovescio. Lo vado ad appoggiare sulla rete e, come nel mio caso ho utilizzato più colori, quindi vado a disporre i vari colori patella con la patella della rete dove ho messo il segno, per cui qui avevo deciso di fare tutto blu. Vado anche, dobbiamo bloccare tutto il pannello con un giro di maglia bassa, passando dentro la lavorazione e dentro la rete per bloccare. Quindi parto nel blu, voglio fare il giro di maglia bassa tutto blu, per cui parto da questa parte e poi faccio il giro, dopodiché farò tutto un contorno nero per il resto, per cui vi faccio vedere questo. Parto dal marcapunti, ecco perché mi serve, lo tolgo perché mi dà fastidio, entro dentro la rete e porto su il mio filo. E comincio a bloccare. Tiro il mio lavoro, vedete che è un pochino scarso, non arriva tutta la rete, però è fatto di proposito per avere una bella lavorazione tesa poi alla fine, per cui tiro il mio lavoro e continuo a bloccare con il mio giro di maglia bassa. Continuo così, nell'angolo andiamo a fare 2 maglie basse nello stesso foro. Una volta bloccato il nostro pannello alla rete, andiamo a fare la stessa cosa sui laterali e quindi li lavoriamo. Io vado a mettere su 8 catenelle, 7, 8, che è un po' poco per il nostro laterale, però ricordatevi che dobbiamo lavorare un numero di punti pari. 10 erano troppe e quindi sono andata a 8. Uno io l'ho già fatto, quindi poi ho tirato un pochino il tessuto e ho visto che poi va bene. Magari fate un giro in più in lunghezza.
una catenella per iniziare il lavoro, il primo giro a maglia bassa. Catenella per voltare il lavoro e qui vado a iniziare il mio punto canestro. Due maglie basse all'inizio, inizio il punto canestro andando sotto, e finisco con una maglia bassa, catenella, volto il lavoro e ricomincio. 2 maglie basse, punto canestro. Catenella, volto il lavoro e proseguo così per tutta la lunghezza. Io qui ho lavorato 28 giri, quindi procediamo. Vedete che può bastare, logicamente un pochino qua ai bordi lo andrò a tirare. Per contare i giri nel punto canestro potete contare questi punti allungati uno sopra l'altro, ogni punto conta 2 giri, quindi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, per cui 28 giri. Questo laterale l'ho fatto beige, ma vado a bloccarlo su rete a fare il giro di maglia bassa con il nero, quindi parto, se volete potete anche bloccare la parte con qualche marcapunti.
e proseguo così a fare tutto il giro. Ricordatevi negli angoli sempre 2 punti per ogni angolo. Prima di foderare andate a mettere tutti i vostri accessori, tipo i ponticelli sui laterali o anche un anello cucito, vedete voi, però va messo prima. Io ho inserito questi con le alette, tutti i miei accessori sono con le alette perché sono pratici, bucate e bloccate dietro. Quindi i laterali, ho messo i piedini, li avevo 4, li ho inseriti, la targhettina del fatto a mano per abbellirla e la chiusura che va nella parte davanti. Questa che va nella patella la inserirò a fodera cucita. Vi dico dopo, non so che chiusura utilizzate, però più o meno l'ho messa a 7 centimetri e mezzo. Naturalmente prendete il centro e 7 centimetri e mezzo. A questo punto appoggiate tutto il vostro pannello su una stoffa, una fodera, ritagliate tutto intorno lasciando 2 centimetri tutto intorno per poter ribattere all'interno. Stessa cosa fate con i laterali. E procedo a bloccarla tutta. Vado a bloccare la mia fodera con gli spilli, infilo dentro l'orlo e blocco con lo spillo tutto intorno, lasciando libero tutto questo giro di maglia bassa, perché poi qui dovremo andare a cucire i laterali, quindi ci serve questo spazio. Rimanete all'interno, quindi blocco tutto il mio pannello. Stessa cosa vado a fare con i laterali e con ago e filo da cucito normale a piccoli punti vado a fermarlo tutto. Non vi faccio vedere, vi salto questa parte perché poi l'ho fatto vedere tante volte nei miei video, quindi per accorciare andiamo più veloci. Una volta applicata e cucita tutta la fodera anche nei laterali, metto la parte superiore della chiusura, quindi ricavo il centro, questa va solo a stringere, è solo da infilare e stringere, e andiamo a cucire i laterali e finire la nostra borsa. Ci aiutiamo con i marcapunti. Io in questo caso vedo anche le differenze di colore, quindi neanche mi servono i marcapunti. Se avete fatto un colore unico, come vi avevo detto all'inizio nel taglio della rete, con i marcapunti sapete dove deve andare il laterale, quindi vi potete aiutare anche bloccando il laterale, così sta più fermo. Metto qualche marcapunti. E inizio a cucire.
fermo la prima parte anche passando un paio di volte. Adesso qui siamo con il nero, non si vedrà bene. Però prendo le due maglie, poi qui potete cucire come volete, come siete più abituate, se con l'uncinetto o col l'ago. Tiro bene. E continuo così a cucire tutto intorno, cercando di far combaciare gli angoli con i marcapunti. Vado a cucire anche l'altro laterale ed ecco la borsa finita. Ho inserito la tracolla, che comunque si può anche lavorare all'uncinetto. Vediamo le misure perché è bella capiente. Larghezza 27, altezza 19,5 e la profondità 7 centimetri, quindi molto capiente, bella anche da portare a mano. Si toglie la tracolla, quindi è una misura che si porta molto bene a mano. Con la tracolla si sdrammatizza di più e va bene di giorno con il jeans, con qualsiasi cosa. Io spero che il progetto vi sia piaciuto e soprattutto spero di avervi dato un'idea per realizzare un vostro modello e così utilizzare anche i vostri cordini, le vostre rimanenze. Fatemi sapere se vi è piaciuto il tutorial lasciandomi un mi piace oppure un commento. Grazie e io vi do appuntamento al prossimo tutorial.